L'idea di costruire a Torino una grande basilica in onore della Madonna nacque dall'adempimento di un voto del duca di Savoia Vittorio Amedeo II nel quadro della guerra di successione spagnola, conflitto di portata europea che, nel maggio 1706, aveva condotto le armate coalizzate di Francia e Spagna a porre l'assedio alla città di Torino, al tempo capitale del Ducato Sabaudo, nel tentativo di espugnarla. Era il 2 settembre 1706, quando il duca Vittorio Amedeo II, in compagnia del cugino, il principe Eugenio di Savoia-Soissons, che era giunto a soccorrerlo alla testa dell'esercito imperiale alleato, salì sul colle di Superga, a oltre 650 metri d'altitudine, in quanto considerato punto di osservazione ideale per concertare il piano della battaglia che avrebbe dovuto risolvere l'assedio in favore dei difensori sabaudi. L'altura, a quel tempo, non era occupata dalla grande basilica, ma ospitava soltanto una piccola chiesa, una parrocchia di campagna chiamata Santa Maria sub Pergolam. Sembra che sia questa l'origine del nome Superga, ma vi è anche una seconda ipotesi etimologica che ne sostiene la derivazione dall'accostamento di un vocabolo d'origine celtica nel significato di monte e di un termine germanico anch'esso correlato al concetto di altura. Secondo la tradizione fu in quel giorno, sulla vetta del colle, che Vittorio Amedeo II si inginocchiò raccogliendosi in preghiera dinanzi all'effigie della Beata Vergine delle Grazie e impegnandosi nel voto di far costruire una grande chiesa in onore della Madonna, quando la città fosse stata liberata dalla morsa dell'assedio. C'è da dire, per dovere di cronaca, che alcuni storici, pur non mettendo mai in dubbio la veridicità del voto ducale attestata anche dalla testimonianza del confessore di corte, il beato Sebastiano Valfrè, vollero collocare altrove il luogo fisico in cui venne fatta la promessa da parte di Vittorio Amedeo II. In particolare c'è chi ha sostenuto, basandosi sul testo inciso su una lapide poi andata distrutta, che il solenne impegno fosse stato preso dal duca non a Superga, bensì nel paese di Bibiana, presso il locale convento francescano, dove aveva soggiornato per un periodo di tempo nel mese di agosto. Mentre si trovavano sul colle, i due cugini concertarono dunque il piano della battaglia, che si sarebbe combattuta nei giorni successivi, studiando la disposizione degli assedianti. Il punto debole venne individuato nel settore nord della città di Torino, nella zona di confluenza della Stura e della Dora nel fiume Po. Proprio lì vi era una lingua di terra rimasta sguarnita, dove si sarebbe concentrato l'attacco decisivo. La battaglia si combatté pochi giorni più tardi, il 7 settembre, quando la vittoria arrise ai Sabaudi e ai loro alleati imperiali, che costrinsero con una manovra abilmente concertata i franco-spagnoli alla precipitosa ritirata da Torino. A seguito degli accordi di Utrecht del 1713, che definirono i nuovi equilibri geopolitici europei e sancirono la promozione del Ducato di Savoia a Regno di Sicilia, poi Regno di Sardegna, la prima pietra della basilica venne posata il 20 luglio 1717, mentre i lavori di spianamento del colle, con il trasporto dei detriti a valle, da cui il nome della borgata Sassi di Torino, erano già iniziati nel 1716. Il grandioso edificio, noto anche come Real Basilica di Superga, è un capolavoro dell'abate messinese Filippo Juvarra, architetto di corte giunto a Torino per volere di Vittorio Amedeo II, che fu per pochi anni re di Sicilia. La basilica, inaugurata nel 1731 da re Carlo Emanuele III di Savoia, ma solennemente consacrata solo nel 1749, si presenta come un'imponente struttura barocca a pianta centrale con slanciata cupola a doppia calotta, due campanili tardo-barocchi ai lati e un profondo pronao di gusto neoclassico a 8 colonne corinzie, che appare sproporzionato rispetto all'insieme, proprio per accentuare l'effetto visivo dal basso e potenziare la visibilità dell'edificio da tutta la città di Torino e dal territorio circostante.
Sorge a 672 metri sul livello del mare e proprio perché fu fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria dopo aver sconfitto i francesi, è considerata un monumento celebrativo. Nella cappella del Voto, all'interno della basilica, è conservata la statua in legno della Madonna delle Grazie del 600, la stessa a cui si rivolse Vittorio Amedeo II per vincere la battaglia. Salendo una scala a chiocciola di 131 scalini, si arriva sulla balconata esterna della cupola, da dove si può ammirare il panorama della città con le sue valli e le montagne. In particolare, nelle giornate limpide, sono chiaramente visibili alcuni dei principali monti della catena delle Alpi, come il Monviso, il Gruppo dell'Orsiera, il Rocciamelone, il Gran Paradiso, il Gruppo degli Apostoli, la Torre di Lavina e il Monte Rosa con la Punta Dufour. Dietro la basilica si trova l'ampio corpo di fabbrica del convento, che si sviluppa attorno all'arioso chiostro con doppia sequenza di archi e conserva una magnifica biblioteca con scaffali disegnati dall'architetto Benedetto Alfieri. Per quanto riguarda la gestione religiosa e amministrativa del complesso basilicale e conventuale, per volontà di Vittorio Amedeo II si istituì nel 1731 l'Ordine della Reale Congregazione di Superga, con il compito di occuparsi della basilica e delle tombe reali, che venne però soppresso per ordine del governo provvisorio francese alla fine del Settecento, quando le tombe reali corsero concretamente il rischio, poi per fortuna evitato, di essere distrutte. Dal chiostro del convento si accede alla Sala dei Papi, che ospitava il refettorio estivo della Reale Congregazione e che fu trasformata in pinacoteca nel 1876, per accogliere l'unica raccolta al mondo di ritratti su tela di tutti i pontefici della storia. La sala raccoglie i 265 dipinti che ritraggono i papi canonicamente eletti. Sono esposti lungo le pareti in ordine cronologico e sulla parete principale, in basso, al centro, viene sempre collocato il ritratto del papa in carica. Insieme ai papi regolarmente riconosciuti dalla Chiesa vi sono anche i ritratti degli antipapi e tra essi Felice V, al secolo Amedeo VIII duca di Savoia, che fu l'ultimo antipapa della storia in contrapposizione a Papa Eugenio IV. Tutti i ritratti sono eseguiti a olio su tela. Non sono noti tutti gli autori che realizzarono i dipinti, che per la maggior parte sono copie delle opere dipinte da Cristofano dell'Altissimo per le collezioni dei Medici a Firenze, a loro volta derivate dalla serie dei Pontefici di San Paolo fuori le mura. Risale invece al 1864 la creazione dell'ufficio del prefetto della Reale Basilica, con un cappellano residente rimasto operativo fino al 1951. Successivamente, nel 1966, si insediò a Superga l'Ordine dei Servi di Maria, che si sarebbe preso cura dell'intero complesso fino al 2021. Sotto la basilica si trova la cripta reale, il tradizionale luogo di sepoltura dei membri di Casa Savoia. Ad essi fanno eccezione solamente coloro che furono re o regine d'Italia, il cui luogo di inumazione è invece il Pantheon di Roma o il Santuario di Vicoforte. Fin dalla progettazione della basilica, Filippo Juvarra aveva previsto sotto il presbiterio della chiesa un vano sotterraneo da destinare alla tumulazione dei membri di Casa Savoia. Tuttavia, a causa della scarsità dei fondi, l'idea venne momentaneamente accantonata. L'incarico effettivo dei lavori arrivò soltanto nel 1774, quando Vittorio Amedeo III ordinò all'architetto Francesco Martinez, nipote di Juvarra, di sistemare i sotterranei per farne un mausoleo, in collaborazione con gli architetti Bosio, Ravelli e Rana. I lavori terminarono nel 1778 e lo stesso anno Vittorio Amedeo III inaugurò la cripta e iniziò le tumulazioni delle salme, traslocandole dalle varie località in cui erano state precedentemente inumate. Alla cripta si accede dal fianco esterno sinistro della basilica, dopo aver percorso uno scalone in marmo e un ampio corridoio. Il vano semicircolare al termine dello scalone è abbellito da una scultura in marmo di Carrara che Vittorio Emanuele II vi fece collocare nel 1878. La scultura, opera di Carlo Finelli, allievo di Antonio Canova, precedentemente esposta nella sala d'ingresso dell'Armeria Reale di Torino, raffigura San Michele Arcangelo
che sconfigge un demonio antropomorfo ed è qui posta a simbolica difesa delle tombe. La cripta reale si trova perfettamente sotto il pavimento della basilica e la sua pianta è a forma di croce latina. L'interno, in stile barocco, è riccamente decorato da stucchi e sculture monumentali. Abbondano in tutta la struttura simboli e riferimenti magici, alchemici ed esoterici. I pavimenti e i rivestimenti sono in colori vivaci, in maggioranza nero, bianco e rosso, e sono presenti marmi verdi di Susa, alabastro di Busca, cornici in marmo di Valdieri e oro sulle volte stuccate. Al centro della pianta a croce, nella cosiddetta Sala dei Re, è presente il sarcofago più grande, quello di Carlo Alberto di Savoia. La tradizione voleva che alla morte di ogni sovrano egli venisse collocato al centro della cripta per poi, alla morte del sovrano successivo, essere spostato nei loculi laterali per lasciargli il posto centrale. Carlo Alberto, però, è ancora qui, in quanto i suoi successori divennero re d'Italia e vennero perciò sepolti nel Pantheon di Roma. Non è chiaro se la cripta reale ospiti anche il cuore del principe Eugenio di Savoia, morto a Vienna nel 1736. Il suo corpo fu tumulato nel Duomo di Vienna, mentre il cuore, secondo alcuni, venne portato a Superga. Tuttavia alcuni sostengono che il cuore sia stato riportato a Vienna nel 1799 per salvarlo dalla furia degli invasori francesi, che avrebbero voluto distruggerlo. Secondo altri, invece, il cuore del principe non è mai stato portato via dall'Austria e non è dunque mai stato nella cripta di Superga. Accanto al convento, secondo l'intendimento originario di re Vittorio Amedeo II di Savoia, si sarebbe dovuto erigere un edificio a sé stante, destinato a ospitare le stanze per l'alloggiamento dei sovrani, ma tale progetto non vide mai la luce e ci si limitò a ricavare al primo piano del convento alcuni ambienti che formano il cosiddetto appartamento reale, pensato per accogliere i membri della corte durante le loro soste giornaliere a Superga. L'appartamento reale è composto da 5 ambienti: anticamera, prima sala di ricevimento, gabinetto da toeletta, sala verde e sala rosa. Il percorso comincia dall'anticamera, dove è posizionata la scultura di Benedetto Cacciatori, che raffigura un bambino in una cesta. Quest'opera offre una doppia interpretazione. Poteva essere di buon augurio per una nascita, oppure adottata come monumento funebre. Passando nella prima sala di ricevimento, tra i vari busti si nota quello di Carlo Alberto di Savoia e, tra gli arredi, un particolare tavolo da colazione con un piano ribaltabile che si appoggia alla parete. In questa sala, inoltre, si trovano i ritratti dei prefetti della Basilica di Superga. Proseguendo il percorso nella Sala Verde si può ammirare un particolare tavolo del tardo Ottocento, con il piano circolare decorato nella parte centrale da un motivo a scacchiera. In questa sala sono importanti i 5 quadri commissionati da Carlo Alberto, facenti parte della serie dei dipinti destinati ad arredare la Sala del Caffè di Palazzo Reale. I temi trattati sono 3: ritratti di sovrani sabaudi, le benemerenze culturali dei Savoia e la fedeltà dei sudditi ai sovrani. Entrando nella Sala Rosa è da ammirare una cornice dorata intagliata con motivi floreali, che arricchisce un dipinto raffigurante una Madonna con bambino di manifattura spagnola. Altri quadri interessanti sono la veduta del Castello del Valentino del 1851 di Carlo Bossoli e il quadro cinquecentesco che ritrae l'accoglienza del duca Emanuele Filiberto a Torquato Tasso. Una curiosa opera è la scultura ottocentesca del gallo che poggia le zampe su un ramo di gigli e cerca di beccare i serpenti. Anche quest'opera ha una doppia interpretazione: metafora religiosa o metafora politica. L'appartamento si conclude con la sala da pranzo reale o salone del re, ammobiliata con arredi d'epoca. Il salone è ornato da 4 quadri che coprono l'intera parete e rappresentano i sovrani: Vittorio Amedeo II, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Umberto I. È il 4 maggio 1949. Sono le 9:40 del mattino,
quando un trimotore Fiat G212 delle Aviolinee Italiane decolla dall'aeroporto di Lisbona con direzione Torino. A bordo c'è il Grande Torino, una delle squadre di calcio più forti della storia. Il Fiat G212 era un monoplano trimotore entrato in servizio nel 1948 e utilizzato principalmente per l'addestramento alla navigazione, tanto che venne presto ribattezzato Aula Volante. Complessivamente aveva una lunghezza di 23,05 metri per un'altezza di 6,5 metri e un'apertura alare di 29,34 metri. Purtroppo, questo velivolo nel corso della storia è stato interessato da 2 gravi incidenti. Il primo fu quello di Superga nel 1949, mentre il secondo nel 1948 si verificò in Belgio e in quell'occasione persero la vita 8 persone. L'ultimo G212 fu radiato nel 1959 e oggi è visibile solamente presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, in provincia di Roma. La storia del Torino degli anni 40 è scritta su qualsiasi almanacco riguardante il calcio italiano. Era la squadra che in quel decennio fu capace di aggiudicarsi 5 scudetti di fila tra il 1943 e il 1949, lasso di tempo in cui vanno considerati i 2 anni di pausa per la Seconda Guerra Mondiale. È la squadra che detiene tutt'oggi il record di gol segnati in un singolo campionato, 125 nella stagione 1947-1948, con una media di 3 gol a partita, e il record di 88 partite casalinghe consecutive senza sconfitte. Di quella grande squadra si salvarono solo 3 giocatori che, per svariati motivi, non parteciparono alla trasferta portoghese. Il secondo portiere Renato Gandolfi, che cedette il posto a Dino Ballarin, Sauro Tomà, infortunato al ginocchio, e Luigi Gandolfi, un giovane del Vivaio Granata. Si salvarono anche il presidente Ferruccio Novo, che non aveva seguito la squadra perché alle prese con una brutta broncopolmonite, ed il grande telecronista Nicolò Carosio, che era rimasto a casa per la cresima del figlio. I Granata avevano fatto tappa in Portogallo per disputare un amichevole contro il Benfica, concordata tra i 2 capitani delle squadre. Mazzola e Ferreira si erano conosciuti in occasione della gara tra Italia e Portogallo giocata a Genova. Ferreira chiese a Capitan Valentino di disputare un amichevole contro il Torino in occasione del suo addio al calcio. Mazzola si disse d'accordo e l'intesa fu presto raggiunta. L'incontro fu fissato per martedì 3 maggio 1949 ed il Torino ottenne dalla federazione il permesso di anticipare al 30 aprile la sfida di campionato con l'Inter. La gara contro il Benfica fu una partita combattuta, in uno stadio gremito da 40.000 persone. La formazione granata fu sconfitta 4-3 con grandi applausi al capitano Ferreira, che abbandonava definitivamente il calcio. Alla guida dell'aereo c'era il tenente colonnello Pierluigi Meroni, che alle 13 in punto atterrò all'aeroporto di Barcellona per un rifornimento. Poi il trimotore Fiat G212 si rialzò in volo alla volta dell'aeroporto di Torino Aeritalia. Si trattava di un cambio di programma dell'ultima ora, visto che inizialmente era previsto l'atterraggio a Milano Malpensa. Ancora oggi non si conosce il motivo di questa decisione, ma tra le ipotesi più accreditate c'è quella secondo cui il capitano Valentino Mazzola avrebbe chiesto in persona al comandante Meroni di andare direttamente a Torino. Una volta arrivati all'altezza di Savona, l'aereo virò verso nord. A Torino c'era maltempo, pioveva a dirotto e soffiava un fortissimo vento di libeccio. Quando erano da poco passate le 17, la torre di Torino entrò per l'ultima volta in contatto con il velivolo che trasportava il Grande Torino. La fase di atterraggio fu tragica. L'altimetro impazzì e il pilota non riuscì a evitare lo schianto contro la Basilica di Superga alla velocità di 180 km/h. Alle 17:03 del 4 maggio 1949, una fitta nebbia nascondeva il relitto in fiamme e i corpi esanimi dei 31 passeggeri. Non si salvò nessuno. Don Tancredi Ricca era il cappellano della Basilica di Superga. Poco prima delle 17 si trovava nel suo studio con lo sguardo alla finestra, oscurata dalla pioggia battente e dalla fitta nebbia. Fu allora
che udì il rombo di un aereo in avvicinamento, al quale non fece caso più di tanto perché la Basilica era un punto di riferimento per gli aerei diretti a Torino. Pochi istanti dopo, però, il fragore dei 3 motori si fece assordante e fu seguito pochi istanti dopo da un'esplosione che fece tremare i pavimenti di marmo. Poi un silenzio irreale, rotto di nuovo solamente dal battere della pioggia. Don Ricca non fece nemmeno in tempo a lasciare la sua stanza che udì una voce squarciare il silenzio. «È caduto un aereo!» sentì qualcuno urlare dal basso. Quando uscì nella nebbia, scoprì la tragedia. Le fiamme ancora vive avvolgevano i rottami dell'aereo sparsi tra il muro di cinta e il terrapieno contro il quale era avvenuto l'impatto fatale. La cabina di pilotaggio con i suoi occupanti sfondò un portone e penetrò all'interno della basilica, in una delle stanze attigue ad un lungo corridoio. Il motore centrale finì al secondo piano e quindi, sfondato il pavimento, ricadde nella stessa stanza dove saranno ritrovati i corpi del pilota Meroni e del copilota Cesare Biancardi. Nell'incidente perse la vita l'intera squadra. Morirono anche i dirigenti e gli accompagnatori, l'equipaggio e 3 noti giornalisti sportivi italiani: Renato Casalbore, fondatore di Tutto Sport, Renato Tosatti della Gazzetta del Popolo, padre di Giorgio Tosatti, e Luigi Cavallero de La Nuova Stampa. Spettò al commissario tecnico della nazionale italiana Vittorio Pozzo riconoscere le salme dei suoi ragazzi che uno dopo l'altro vennero estratti dai rottami. Il 5 maggio 1949 tutto il mondo dello sport era in lutto e piangeva una delle squadre più vincenti di sempre. Da allora, ogni 4 maggio vengono ricordate tutte le vittime della tragedia di Superga, luogo dove oggi sorge una lapide commemorativa diventata meta di pellegrinaggio. Una lunga e ininterrotta processione rese omaggio alle bare allineate a Palazzo Madama e 1 milione di persone partecipò ai funerali il 6 maggio 1949. L'intera città di Torino si strinse attorno alla squadra, vero simbolo di un'epoca. Erano presenti alle esequie rappresentanti di tutte le squadre italiane e di molte squadre straniere, un giovane Andreotti in nome del governo ed il presidente della Federazione Gioco Calcio Ottorino Barassi, che fece l'appello della squadra come dovesse scendere in campo. Scrisse Indro Montanelli: «Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta». La stagione 1948-49 fu portata a termine dalla formazione giovanile del Torino, che disputò le restanti 4 gare contro le formazioni giovanili delle altre squadre. Il Torino vinse tutte le rimanenti partite, chiudendo il campionato 1948-49 con 60 punti, 5 di vantaggio sull'Inter, seconda in classifica. Ma fu un trionfo amaro, segnato dall'indelebile ricordo della tragedia. Lo shock derivante dall'incidente fu tale che l'anno seguente la nazionale italiana scelse di recarsi ai mondiali in Brasile con un viaggio di 2 settimane in nave, anziché usare l'aereo, il cui viaggio sarebbe durato molto meno. Nel 2015 la FIFA ha istituito questa data come la Giornata Mondiale del Gioco del Calcio, in memoria proprio della tragedia di Superga. I resti dell'aereo, tra cui un'elica, un pneumatico e pezzi sparsi della fusoliera, ma anche le valigie di Mazzola, Maroso ed Erbstein, sono conservati nel Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Ma come tutte le basiliche, i castelli, le ville e i cimiteri che si rispettano, anche a Superga non poteva mancare la storia di un fantasma. Alla basilica infatti riposano i resti di Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, moglie di Vittorio Emanuele II. Non fu mai regina perché morì prima dell'incoronazione a re d'Italia del marito e per questo passò alla storia come la non regina d'Italia. Il marito, che la chiamava affettuosamente Susi o Susette, provò molta stima per la consorte, anche se la tradì ripetutamente, specie con Rosa Vercellana, la Bella Rosin, sua futura seconda moglie, sposata morganaticamente.
Conosciuta in famiglia come Adele, era figlia dell'arciduca Ranieri, viceré del Lombardo-Veneto, e di Maria Elisabetta, sorella di Carlo Alberto, re di Sardegna. Nacque a Milano il 3 giugno 1822. Ricevette un'ottima educazione, studiò diverse lingue, amava la lettura, ricamare e lavorare a maglia, ma anche, si dice, le piaceva molto ballare. Come era consuetudine nelle case regnanti, fu destinata insieme alle sorelle al matrimonio col cugino principe Vittorio Emanuele, che, come allora si vociferava, avrebbe preferito la sorella maggiore Maria Carolina. Nell'agosto del 1840 fu organizzato a Racconigi l'incontro. Il fidanzamento, a causa di una lunga negoziazione, durò 2 anni. Il matrimonio fu celebrato a Stupinigi il 12 aprile 1842. Adele, dopo le nozze con Vittorio Emanuele, diede alla luce ben 8 figli. Le continue gravidanze ne minarono le condizioni di salute. Il suo 8º e ultimo figlio portò lo stesso nome di suo fratello, morto alla nascita, ma anche lui subì un tragico destino, morendo dopo soli 4 mesi. Maria Adelaide cominciò a manifestare segni di malattia, perdendo denti e capelli. Era costantemente febbricitante e talmente debole da non riuscire a reggersi in piedi. Il 16 gennaio 1855 partecipò al funerale della suocera Maria Teresa d'Asburgo-Toscana e solo 4 giorni dopo morì a causa di una violenta gastroenterite. Il funerale fu celebrato nella chiesa di San Lorenzo e fu poi sepolta nella basilica di Superga. Costanza d'Azeglio la descrisse come principessa che tutti ammiravano per la sua bellezza e che conquistava i cuori per qualche cosa di angelico negli sguardi, nei gesti e nelle parole che ne rivelavano l'animo. I torinesi apprezzavano moltissimo Maria Adelaide, donna gentile e premurosa. Dedicò la sua vita alla preghiera, ai figli e alle opere pie. Molto devota alla Vergine Consolata, frequentò con assiduità il suo santuario, dove lo scultore Vincenzo Vela le dedicò un monumento in marmo di Carrara che la raffigura inginocchiata al fianco della suocera. Secondo la leggenda sembra che nelle notti di luna piena il fantasma della principessa esca dalle tombe reali dirigendosi di fronte alla basilica di Superga. Qui si dice che tenga le braccia allargate, come volesse abbracciare l'amata città al fine di benedirla. La basilica di Superga rappresenta non solo un luogo di grande importanza storica e religiosa, ma anche un simbolo di Torino e del suo passato regale. La sua maestosa architettura e la vista che si apre su tutta la città catturano l'essenza della nobiltà e della spiritualità che hanno caratterizzato il Piemonte nei secoli. Il convento e la cripta reale, dove riposano i membri della dinastia Savoia, offrono uno spunto per riflettere sulla grandezza di una famiglia che ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia italiana. L'appartamento reale, con la sua eleganza e il suo fascino senza tempo, e la tragica storia del grande Torino, continuano a mantenere vivo il ricordo di un passato che, seppur doloroso, è ancora nel cuore dei torinesi. La leggenda del fantasma di Maria Adelaide, infine, aggiunge un ulteriore strato di mistero e fascino a questo straordinario luogo, che non è solo testimone della morte, ma anche della memoria che non si estingue mai. La Basilica di Superga quindi non è solo una meta turistica, ma un vero e proprio scrigno di storia, emozioni e leggende, che invita chiunque la visiti a immergersi nel suo passato e a riflettere sull'impronta indelebile che il tempo e gli eventi lasciano. Una visita alla Basilica, dunque, è un viaggio nel cuore della storia, un'occasione per rendere omaggio a chi ha contribuito a plasmare la città di Torino e a comprendere la sua essenza più profonda. Concludere una visita alla Basilica di Superga significa portare con sé un frammento di Torino, un ricordo che non si spegne mai, ma che cresce e si trasforma proprio come la città stessa.